Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei radiocomandati. Oggi mi è arrivato un pacco gigantesco, veramente un pacco enorme. Citazioni? Non lo so. Il buon DP Modellismo ci ha mandato questa fantastica arma Big Rock. La vediamo insieme. Allora, intanto se non l'avete ancora fatto, vedete di iscrivervi al canale per favore. Cliccate anche la campanellina così magari vi iniziano ad arrivare un pochino di notifiche. Allora, vediamo subito la radio. Allora, intanto la radio è una Spectrum SLI3 con un sacco di tastini interessanti. Alimentazione, pile, stilo, classiche. Classico form factor a cui Arma ci ha abituato, ma in realtà anche l'OSI. Che dirvi, è un formato un pochino più importante perché ci vanno un po' più di batterie. C'è la base, cosa che non abbiamo ad esempio sulle versioni sulla SLT2, che è la versione quella piccolina, tipo quella della Micro T o della Micro B. Qui troviamo tutta una serie di bottoncioni che poi vediamo. Vediamo un po' che cosa c'è nella bustona. Ma addirittura i cacciaviti! Incredibile! Grande mamma Arma, così ci piaci. Allora, vediamo un po'. Big Rock True Cab, bello. Poi non ve l'ho detto. Questo Big Rock è la versione 1.10 brushless che va a 2 o 3S, ma tanto lo sappiamo tutti che è a 3S. Ci andrà per una settimana, poi inizieremo a metterci le mani. Belli questi cacciaviti, molto belli. Questi mi piacciono particolarmente, vediamoli insieme. Questa è un'aggiunta nuova, questi non li avevo ancora visti. Allora, manico molto interessante, non sembrano potersi sostituire le punte, però comunque sembrano essere due cacciaviti a punta esagonale da 1,5 e da 2 mm. Belli, con la testolina colorata per riconoscerli e anche volendo il forellino per poterli così legare, mettere insieme. Bella, questa è una bella aggiunta alle Arma. Le classiche pile per la radio, pile come sempre Arma, e ovviamente tutte quelle scartoffie che tanto sappiamo non ve ne frega niente. Arriviamo a lui, guardate qua che bestione. Scelofaniamo? Che dite? Scelofaniamo? Mamma mia! Allora, che dire? Tanto il colore non è a caso, ovviamente. Non è che potevamo prenderlo blu, mi pare, no? Allora, caratteristiche di questo Arma Big Rock, scala 1 a 10. Allora, innanzitutto la carrozzeria, che è bellissima. Veramente molto molto bella, con tutti questi... non so come si chiamino questo tipo di design, ma credo abbia un nome specifico. È molto molto carina, molto solida anche, e ha un sistema clipless. Vedete, ci sono questi due davanti. Non è agevolissimo. Ce l'ho fatta. Eccolo qui, classicone, Don't Just Bash Blast. Vedete, ci sono un po' di incastri che ci evitano di dover mettere le classiche clippettine. Non male. Carrozza molto, veramente bella. Appoggiamo qua. Passiamo a vedere il contenuto di questo Arma Big Rock. Allora, intanto il telaio dovrebbe essere lo stesso del Senton 22.3S, quindi diciamo equiparato, però cosa molto molto buona soprattutto per andare in off-road, vedete il telaio ha parti un po' più alte che ci aiutano tantissimo a evitare che si riempia la nostra RC. Che altro possiamo dirvi? Allora, l'attacco è il classico IC5 di Arma, che ho scoperto grazie al buon DP Modellismo di Daniele Panetta che con un IC5 si può collegare un EC5 che è un po' più standard e si trova anche su Amazon, un bel adattatorino, così passiamo a XT90 e finalmente le batterie le possiamo attaccare. Che altro dirvi? Da un punto di vista dell'elettronica, ovviamente stiamo parlando di un mezzo che ha il suo costo, perché non è, diciamo, non te lo regalano mica, però parliamo di un motore, una motorizzazione brushless con una dissipazione sia passiva che attiva, perché c'è sia un dissipatore sopra il motore che una ventola che ci butta aria contro per raffreddare tutto, da 3100 kV, un classico Spectrum, quindi le classiche elettroniche a cui Arma ci abitua ormai da un po' di tempo. Da un punto di vista poi del servo, stiamo parlando di un servo da 17 kg se non ricordo male, waterproof, c'è un bel tastino qua per accenderlo. E che altro volete sapere? Ovviamente ammortizzatori a olio, con anche questa bellissima cosetta che mi piace tantissimo che protegge un minimo il supportino. C'è della plastica, ma come sempre la plastica è nostra amica, soprattutto se non siamo buoni di guidare. Quindi, come vi dicevo prima, il telaio, avendo queste parti un po' più alte, evita che entri qualsiasi tipo di schifo mentre utilizziamo il nostro mezzo. Fatemi leggere la scatola così magari non vi dico cavolate. Allora sì, assolutamente il servo è waterproof. Ecco, l'unica nota negativa di questo mezzo è il fatto che a livello di ricevente e di ESC abbiamo un 2 in 1. Cosa vuol dire? Che se volete cambiare la radio, ragazzi, dovete cambiare anche l'ESC, perché l'ESC in questo caso fa tutto. È una cosa così negativa? Boh,
Non lo so. Secondo me ha i suoi vantaggi. Comunque questo mezzo arriva con una, possiamo definirla, tecnologia che è definita DSC, il Dynamic Stability Control, che serve appunto ad aiutarvi se non siete tanto buoni di guidare, vi rimette un attimino così, vi controsterza, vi aggiusta un pochino così la manovrabilità per fare in modo che possiate fare i fighi con la vostra nuovissima RC. Come vi dicevo prima, l'elettronica può girare a 2 o 3S. Ok, quindi già ho voglia di metterne 4. Che ci devo fare? Va sempre a finire così tanto. Ovviamente a livello di differenziali, io sto ancora con questo scatolone in mano, vediamo questa bella bestia. A livello di differenziali sono tutti con ingranaggi in metallo, è la trasmissione interamente cuscinettata. Che altro vi posso dire? Qui c'è un bellissimo supporto in metallo, quelli belli rossi, belli da BLX, belli, no? Guarda, non vedo l'ora farlo saltare come un disperato. Unica cosa che non mi fa impazzire, che probabilmente cambieremo molto rapidamente, è il fatto che gli ammortizzatori hanno semplicemente i distanziali per andare a definire quello che è il precarico, quindi non c'è la filettatura da poter effettuare delle tarature così un po' più, volendo, precisine, un po' più da fighetti, e ovviamente non sono presenti neanche altre molle per sostituirle a livello di ammortizzatore. Il sistema sterzante è ovviamente aggiustabile tramite i braccini. Questi pneumatici sono bellissimi, non vedo l'ora di sfondarli. Sono dei D-Boots Ragnarok, se non ricordo male, sì, esatto. Che altro dire? Non vedo l'ora di provarlo. Oggi così abbiamo fatto questo velocissimo unboxing, vi faccio vedere anche il sotto del telaio, come sempre bello serigrafato Arma. Così scriveteci qui sotto nei commenti cosa vi piacerebbe vedere di questo bellissimo di questa bellissima RC, così la proviamo insieme. Che dite? Questo era un velocissimo video per farvi vedere che è arrivata questa bestia. Io sono felice come una Pasqua, non vedo l'ora di portarla al parco, anche se ci sono 45 milioni di gradi. Sì, ma per voi questo ed altro, ragazzi. Allora, siamo pronti? Utilizziamo anche lei oggi, Poi vediamo un po', magari le batterie, che dite? Credevate che il video fosse finito, No, ragazzi. Per questa bellissima Big Rock, la vedete qui con me, oggi oltre all'unboxing facciamo anche un bel hands-on. Parma è piena di parchi, quindi abbiamo cambiato location rispetto all'ultimo video. Non so se sarà già uscito quello del Moavi Grom e del Gorgon, però vabbè, è un altro spot. La proviamo e vediamo un po' come va, dai. Cosa facciamo? La proviamo? Ma sì, dai. Allora, intanto mettiamo questo da parte e accendiamo anche il GPS. Ok, direi che ci siamo. Modalità track. Allora, io adesso farò questa cosa, raga. Andrò a cacciare qui dentro, veramente. Allora, è incastrato. Speriamo di non fare danni. Quindi è piazzato così. E facciamo start in questo modo qui, e a questo punto accendiamo anche la radio, accendiamo il nostro Arma Big Rock e vediamo se è tutto a posto. Ok, con le ruote ci siamo, vediamo un po'. Oh mamma mia, impenna tantissimo!
questo punto, allora, qui mi sta continuando a dire 0, io gli dico stop, read, ok, 49 km/h ragazzi, in off-road con una scaricatina così veloce, veramente sul breve in linea retta, sono 50, quasi 50 km/h, non male. No vabbè, non può essere già scarica la batteria, dai. Che diavolo è successo, raga? Vediamo un po'. Ah, cut off. Madonna. Io spero che non sia un problema di batteria, perché è già incandescente. Allora, la giornata si calda, ma c'è un bel venticello, si sta molto bene, quindi non c'è tutto sto gran caldo, ma veramente abbiamo girato per pochissimo, le temperature sono salite tantissimo e penso che abbiamo raggiunto il cut-off, di brutto anche. Purtroppo ragazzi, questa è una di quelle cose di cui nei video di RC non si parla tantissimo. Ok, così mi vedete un po' meglio. Quando fa caldo l'elettronica va su di temperatura, ok? Ci sono dei sistemi da questo punto di vista che vanno a stoppare, ok? Vanno a stoppare l'utilizzo proprio per preservare tutta l'elettronica. E come si chiamano? Si chiamano cut off, ok? Quindi vado a staccare, taglio tutto, stacca nel momento in cui raggiungo determinate temperature. Questa temperatura però l'ho raggiunta veramente nel giro di penso 3-4 minuti. Adesso poi riguarderò il girato, ma è stato veramente molto veloce, ahimè, purtroppo, nonostante il sistema di dissipazione che questo veicolo ha. Oggi è una giornata abbastanza calda, lo devo ammettere, è il 24 di luglio, ok? Sono le 6 e in questo momento, così la diciamo chiara perché non voglio dichiarare stupidate, ci sono 29 gradi in questo momento, ok? Ci sono esattamente 29 gradi, non è una temperatura folle secondo me per girare, c'è una brezza veramente fantastica, quindi è un po' strano. Devo dire a onore di cronaca che questa batteria qua, nello specifico questa, mi ha dato dei valori strani, ok? Quando l'ho caricata una delle celle aveva un valore leggermente più basso rispetto alle altre, nonostante io carichi sempre in balance charge, tenga sempre in storage tutte le batterie che non utilizzo per più di una settimana, però mi ha dato questo tipo di problema, quindi ecco, giusto per darvi tutti i metri di giudizio. Però la macchina è pazzesca, quindi dobbiamo capire adesso un attimino qual è il bandolo della matassa. In off-road comunque ci ha sparato un 49 km/h, vi devo dire, qui l'erba è abbastanza alta, vederla impennare così, tanta roba. Adesso proviamo con un accrocchio un po' particolare a mettere sulla telecamerina sul muso della nostra Big Rock e poi riproviamo, così intanto si raffredda un po'. La mia idea sarebbe quella di appiccicare qua la telecamerina, che dite? Vediamo se ci sta. Allora, ho preso del nastro, quello con cui voglio anche un po' rinforzare poi la carrozzeria di dentro. C'è un vecchio video sul canale su come fare un rinforzo col nastro telato nella parte interna della carrozzeria, che è sempre molto, diciamo, utile, ecco. Ok, stacchiamo questa. Allora, abbiamo la protezione della lente sopra, quindi mi direte sei un pazzo, però ragazzi, tutto per il content, no? Quindi vediamo se riusciamo a fare in modo che la mia Instago 2 non si sfondi. Poi se avete idee su un sistema per poterla mettere e togliere, fateci qualche consiglio, scrivetelo qui sotto nei commenti, così direi che ci siamo. Non è centratissimo, ma abbiate pazienza, ai fini delle riprese andrà bene.
C'è da dire anche che la carrozzeria di questo modello è veramente sigillata, cioè nel momento in cui si chiude, vedete, le paratie sono alte, le parasponde fanno entrare pochissimo schifo qua dentro, però il problema è che anche l'aria non passa. Magari valutiamo, facciamo una presina d'aria qui sul vetro. Non sarà bellissima esteticamente, però perlomeno a livello di temperature magari migliora la situa. Che vi devo dire, ragazzi, dal mio punto di vista Arma Big Rock è completamente promosso. Ovviamente devo essere sincero, credo che tutta la tematica legata alle temperature sia un po' colpa mia, perché comunque faceva molto caldo, quindi sicuramente rifaremo un test più verso settembre quando ci sarà un po' più fresco, tanto devo essere sincero, credo sia la RC 110 più divertente che ho in questo momento, perché come sapete non ho più il Wide Max, quindi Monster Truck, che sono sempre stati il mio primo amore, hanno vita facile qui dentro, sicuramente. Fateci sapere cosa vi piacerebbe vedere di questo mezzo, perché mi piacerebbe davvero continuare a portarlo qui col canale, qui sul canale, qui con altri contenuti. Diteci un po' voi, modifiche, non modifiche, 4S, chi lo sa, non lo so. Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e Dio piacendo, arrivederci, alla prossima, ciao!